La bella avventura nella Coppa UEFA 1988-89 che lenì da un certo momento in avanti la resa in campionato del Napoli è emblematica per capire l'inascoltata richiesta di aiuto che Maradona fece in quella stagione, nella quale fu palese la sua importanza per la sopravvivenza di un Napoli vincente, ma anche lo spietato uso che il calcio spettacolo stava facendo di lui, conteso fra le esigenze del club e quelle della nazionale argentina. Le contraddizioni nella sua vita privata completavano il suo disagio, rivelato dal giocatore ma assolutamente inascoltato dal presidente Ferlaino e da chi, nel potere del calcio mondiale, insensatamente, disegna un calendario che concede agli artisti di questo circo solo 3 settimane di vacanza. Il Napoli, in quella Coppa UEFA vittoriosa del 1988-89, incominciò in sordina, vincendo con fatica con il PAOK Salonico allo Stadio San Paolo, grazie a un rigore realizzato proprio da Maradona, e poi pareggiando fuori casa. Anche con i tedeschi dell'Est del Lokomotiv Lipsia, in 2 partite risolte dai gol del terzino Francini, la vita non fu facile, ma una vittoria a Bordeaux negli ottavi di finale con una rete di Carnevale annunciò che la squadra aveva capito come farsi valere nel calcio internazionale. Il bizzarro destino di dover affrontare la Juventus nei quarti produsse una sconfitta per 2-0 nell'andata a Torino, poi riscattata in modo rocambolesco a Napoli al 14° minuto del secondo tempo supplementare con un gol di Renica. In semifinale contro il Bayern fu protagonista Careca, sempre innescato da spettacolari invenzioni di Diego, tanto nella vittoria di Napoli quanto nel pareggio 2-2 di Monaco. Poi, nella doppia finale con lo Stoccarda, Maradona e Careca furono ancora protagonisti, tanto nella prima sfida a Napoli, messa all'inizio in discussione da un gol di Gaudino, un ragazzo di Frattamaggiore emigrato in Germania, e poi a Stoccarda, dove l'idolo era Klinsmann, l'attuale commissario tecnico tedesco, che dopo pochi mesi sarebbe passato all'Inter. Il Napoli si affermò come una grande squadra concedendo il pareggio 3-3 agli indomiti avversari solo negli ultimi istanti della partita. Fondamentale fu il giovane Ferrara, un figlio di Napoli, autore del secondo gol che Maradona aveva aiutato a crescere. La sera prima, Diego aveva cercato in tutti i modi di far capire a Ferlaino che per la sua sopravvivenza era arrivato il momento di lasciare Napoli, ma il presidente, pur promettendo la sua cessione, non fu in grado di mantenere la parola. Gli eventi spiacevoli e tragici che nella primavera del 91 e dopo un altro scudetto costrinsero Maradona alla fuga dall'Italia sono figli di quella parola non mantenuta da Ferlaino nel giorno di una vittoria storica del Napoli, della stagione felice di Maradona. Ferlaino conosceva i tuoi problemi personali? Io conoscevo i problemi di Ferlaino anche. Quando tu gli chiedesti, per favore, mi faccia andare in un calcio meno stressante, quello francese, dopo la vittoria dell'UEFA. Sì, siamo stati 4 ore a parlare a Monaco. E lui mi aveva detto di sì, se vincevamo la Coppa UEFA. Abbiamo vinto la Coppa UEFA e mi ha detto di no. Cioè, come Ferlaino, ti dava la mano così. Dicono nel Sud America o nell'Argentina, no? Che un uomo quando dà la mano così è falso. Che la mano si deve dare forte. E Ferlaino la prima volta che l'ho conosciuto mi ha detto: come sta Maradona? Lui un'estate, proprio l'estate prima che tu te ne andassi, mi ospitò a pranzo nella barca che aveva a Capri. Io ero con la mia famiglia, lui dice venga a pranzo da me. E io mi permisi di dire: lei conosce i problemi che Diego ha e perché le ha chiesto di andare a giocare in Francia? Perché non lo manda a giocare in Francia? E lui mi disse: io capisco, ma Maradona è un investimento. E io gli ho detto: prima di tutto è un uomo, poi è un investimento. E qui credo c'era tutta la logica di come tu sei stato amministrato, cioè eri una cassaforte e quindi si sono dimenticati che eri un uomo. Questo anche la FIFA. Come Ferlaino nell'ultimo anno, o
o quando già aveva deciso di farmi fuori, per quello io le ricordo alla gente e c'ho memoria. Io avevo un contratto di 2 anni e alla gente le voleva far comprare gli abbonamenti per 5 anni. Era una staffa. Una Era staffa, una come staffa dire alla in gente. Argentina, una fregatura. Eccolo qua. Ma tu mi vuoi fare uno staffatore con te? Perché io, se io ho 2 anni di contratto, perché le deve vendere la gente per 5? Mi dice no, la gente questo non si rende conto. Ma vaffanculo. Com'è che... Per quello, scusa Gianni, per quello io ho difeso, sempre che ho potuto, ho difeso la gente di Napoli. Per quello la gente di Napoli a me, io la ringrazio che mi vuole bene, però non mi può dire niente perché ho lasciato tutto quello che potevo lasciare. Siamo all'incirca al 30° minuto del primo tempo, il risultato è di 0-0 con il Napoli che affronta la formazione greca del PAOK di Salonicco con la formazione Giuliani, Ferrara, Carannante, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Romano. Dalla parte opposta la formazione greca con Ghiziudis, Karageorghiu, Mavreas, Mitoglu, Maliufas, Lagonidis, Barbokis, Skartados, Smol, Fernando e Alexandridis. Non ci sono stati fatti salienti nell'arco della prima mezz'ora di gioco, il Napoli ha sostanzialmente tenuto sotto controllo la formazione avversaria, ma in pochi momenti, soltanto intorno al 25esimo con un tiro sulla rete esterna di De Napoli, si è reso realmente pericoloso. Pallone recuperato da Careca che cerca spazio lontano dall'area avversaria, la triangolazione con Maradona e poi l'impatto tra Careca e Mitoglu. Rivediamo, ci potrebbero essere forse gli estremi dell'ostruzione se non del calcio di rigore dopo il tunnel di Careca ai danni di Mitoglu. L'arbitro comunque lascia correre, vedete Careca che si rialza, Maradona dopo il calcio di punizione battuto, Crippa che stringe verso l'area avversaria, lascia partire proprio dal limite un gran tiro a sorpresa che sorvola la traversa. Stringe i tempi il Napoli in questo finale di primo tempo, ecco Careca inquadrato, un rimpallo lo favorisce, torna sul pallone il brasiliano, mette verso il centro, il colpo di tacco di Romano ancora per Careca, Fusi, l'apertura per Crippa. Si lancia Carannante, ma è lo stesso Crippa che va a concludere a sorpresa, costringendo al tuffo e alla deviazione affannosa Ghiziudis. Fusi sul traversone, esce Ghiziudis, ancora un'incertezza, il tiro di Fusi, Carannante, la conclusione di pugno, come può Ghiziudis. Cerca la conclusione Careca, non la trova sfortunatamente il giocatore brasiliano, che sembrava volesse colpire di testa, poi si è lasciato scivolare il pallone sul piede destro, colpendo e costringendo alla parata il portiere avversario. Fernando, sul quale prevale Renica, in panchina il Napoli ha Di Fusco, Biliardi, Filardi e i 2 giovani Di Rocco e Giacchetta. Maradona, c'è Careca che si fa vedere al centro dell'area, ancora Careca, l'intervento falloso su di lui di Mitoglu e il calcio di rigore concesso da Schmidhuber. È stato velocissimo Careca nel movimento di torsione in area per liberarsi verso il tiro e ha in pratica costretto Mitoglu all'intervento affannoso che rivediamo, la forbice sulle gambe di Careca, calcio di rigore indiscutibile che al 13° minuto scoccato, il 14° minuto iniziato, il Napoli si appresta a battere con Maradona. Ora è contro Ghiziudis, Diego Armando Maradona. Ghiziudis da una parte, pallone dall'altra, 1-0 per il Napoli al 14° minuto che sta per scadere adesso, 13:50, Napoli in vantaggio meritatamente, poteva forse ottenere qualcosa di più anche prima, soprattutto in apertura di ripresa in 2 o 3 circostanze, è passato su calcio di rigore giustamente concesso per atterramento di Careca da parte di Mitoglu e trasformato da Diego Armando Maradona, che segna così il suo 12° gol in Coppa Europea.
e ora tutto è a posto, si può riprendere con questo calcio d'angolo. Ultime chance per il Napoli, ultime possibilità nel mucchio. Karagorghiu di testa riesce a toccare mettendo oltre la linea di fondo. C'è il calcio d'angolo, ma c'è anche la fine, la conclusione della partita con 1 minuto e mezzo di recupero concesso da Schmidhuber. Vittoria dunque per 1-0 del Napoli sul PAOK di Salonicco. Una vittoria importante, ma certo non completamente rassicurante per il Napoli, chiamato tra un mese a un difficile incontro di ritorno sul terreno dei greci. A Salonicco Maradona manda subito in gol Careca, mettendo al sicuro la vittoria ottenuta contro il PAOK un mese prima nella partita d'andata a Napoli. In un clima incandescente i greci pareggiano al 65esimo con la mezzala Skartados. Poi l'arbitro Brummeyer sospende la partita per 10 minuti per intemperanze dei tifosi locali, ma gli azzurri difendono ugualmente il pareggio che li qualifica. È cominciato l'incontro con le due formazioni in campo, il Napoli nella caratteristica consueta tenuta celeste e il Lipsia con una tenuta gialla con banda centrale azzurra. Corradini ha respinto di testa, ma la palla entra pericolosamente nell'area del Napoli per il tentativo di conclusione. Bella la parata di Giuliani sul tiro di Scholz. Ancora Maradona, bello il suo dribbling, davanti Libers, cerca di liberarsene, va verso il fondo, scavalca Baum verso il centro, una via di mezzo tra un cross e un tiro, la palla è rimasta in campo, Careca non è arrivato in tempo, la può recuperare De Napoli, che ripropone il tema, Alemao verso la porta, può controllare Müller abbastanza agevolmente, sembrerebbe in un primo tempo, poi scivola nel ricadere a terra. Crippa cerca di velare Lindner verso il quale è indirizzata la palla, che pericolosamente si impenna davanti a Giuliani. Ferrara ha preceduto il suo portiere mettendo nuovamente in corner. Pallone ricacciato lontano. E poi c'è Zimmerling, molto bravo Giuliani a deviargli in corner la conclusione. Si è trovato a tu per tu con Giuliani Zimmerling. È stato l'incidente a Maradona proprio in apertura di primo tempo. Qualche altra piccola pausa che evidentemente inducono Ponné a recuperare qualcosa. Ecco 1 minuto più o meno di recupero e fischia la fine del primo tempo sul risultato di 0-0. Comincia in pressione il secondo tempo per i tedeschi, il pallone un po' troppo lungo per Marshall, Francini ha potuto controllare il lungo lancio di Kraft che vediamo. La palla resta ai tedeschi che ora sono tutti nella metà campo del Napoli. La posizione di Alata è al limite della regolarità, esce bene Giuliani. Posizione molto dubbia almeno dalla ripresa televisiva, da come abbiamo visto. Alata, eccolo qui, si è presentato tutto solo davanti a Giuliani che ancora una volta è uscito molto tempestivamente come rivediamo e con i piedi mette in calcio d'angolo. Si prepara un cambio. Con le file tedesche. Quando Bredow riceve questo pallone, lo crossa verso il centro dell'area e colpo di testa vincente di Zimmerling. 23esimo minuto. E il vantaggio del Lokomotiv di Lipsia. Colpo di testa di Zimmerling. Bello il traversone di Bredow, ma una volta tanto, forse la prima, la difesa napoletana si è fatta cogliere leggermente impreparata. Si infila Zimmerling molto rapidamente e riesce a toccare, facendo proseguire la traiettoria del pallone, rivediamo, rendendo vano qualsiasi tentativo per Giuliani. La palla si infila in porta lambendo il palo, rivediamo, con molto tempismo entra e fa proseguire il pallone Zimmerling cercando l'angolo più lontano ed è il gol dell'1-0 al 23esimo minuto per il Lokomotiv di Lipsia. Alemao, Corradini ha scambiato con Maradona, Francini ed è gol. È il gol del pareggio al 27esimo minuto e 40 secondi. Molto bella l'azione del Napoli, originata dalla punizione battuta da Alemao. Intelligentemente Corradini ha chiesto un triangolo a Maradona,
Francini ha seguito l'azione e vediamo il giustificato entusiasmo di Gianni Francini, abbracciato da Carannante, che ha la soddisfazione di vedere il pareggio della sua squadra senza nemmeno aver toccato il pallone appena entrato in campo. Giustificata, dicevo, ecco, rivediamo. Maradona ha ridato a Corradini, dal quale aveva ricevuto il pallone. Corradini mette bene verso il centro, dove Francini si piega e va al pareggio. Importantissima rete di Gianni Francini, eccolo inquadrato. Ha dato il pareggio al Napoli, il suo colpo di testa dopo lo scambio Corradini-Maradona sulla punizione battuta da Alemão. Carannante trattiene saggiamente il pallone, poi rischia di perderlo il Napoli. Careca lo difende, subisce un intervento piuttosto rude, ma riesce a dare il pallone indietro a Giuliani. 45 minuti e 25 secondi adesso, e arriva il fischio finale di Ponnet a siglare il risultato di 1-1 all'Ipsia tra il Lokomotiv e il Napoli. Un altro risultato utile. Napoli in vantaggio dopo appena 2 minuti e mezzo di gioco. Comincia subito bene il cammino del Napoli. Rivediamo l'azione che nasce da un calcio di punizione che viene battuto da Maradona. Palla che spiove a centro area e salta il giocatore Francini, che mette alle spalle del portiere Müller. Dunque Napoli in vantaggio grazie al gol realizzato da Francini. Ferrara aveva tentato di lanciare Maradona in posizione di ala destra. Eccolo Maradona, si libera in maniera eccellente di un avversario e poi c'è la conclusione di Carnevale servito da Careca. Rinquadrato Diego Armando Maradona, che effettua il tiro dalla bandierina, mette al centro De Napoli il colpo di testa troppo centrale di Renica. Crippa, il traversone per Carnevale, il colpo di testa in direzione di Maradona. Maradona contro Kerr, il tiro di Carnevale, poi ancora Careca e il pallone che esce. Non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo. Intanto la nebbia che vedete non è altro che le conseguenze di alcuni fumoni che sono stati accesi per salutare il ritorno in campo del Napoli. Carnevale va via di potenza con anche eleganza, allarga il gioco per Maradona. Maradona in area, Maradona, il tiro di Maradona. Pallone sul fondo. E ecco sugli sviluppi della punizione battuta da Maradona c'è la prima conclusione di Francini e poi Carnevale con la collaborazione presumibilmente di un difensore mette in rete dando il gol del raddoppio alla formazione partenopea. La rivediamo dall'alto, la battuta di Maradona, la conclusione di Francini sempre molto puntuale, poi la palla che rimbalza. Il Napoli schiera Giuliani, Ferrara, Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Il Bordeaux gioca con Dropsy, Juvenel, Bouillot, Denac, Roche, Thomas, De Vilder, Tigana, Topira, Scifo e Ferreri. Tutto è pronto e l'arbitro Triceler ha dato in questo istante il via alla partita. È Maradona che orchestra il primo pallone, tenta il lancio sulla sinistra. Carnevale è stato anticipato e dunque ha avuto buon gioco la difesa del Bordeaux. De Napoli, il tocco per Maradona, l'apertura sulla sinistra per Crippa, impreciso il lancio ma recupera il pallone il Napoli. Il tocco di De Napoli era molto saggio ma si è chiusa la difesa dei girondini in netta difficoltà comunque quando vengono pressati. Seguiamo l'azione del Napoli, la conclusione, il gol del Napoli con Carnevale. Siamo esattamente al 6° minuto del primo tempo e il Napoli passa in vantaggio con Carnevale.
c'è stato un tiro cross dalla sinistra, il pallone ha trovato un varco utile, nessuno, né i difensori, ecco rivediamo, né gli attaccanti del Napoli hanno così pare toccato il pallone che è finito direttamente alle spalle del portiere Dropsy, e in effetti è così, c'è stato il velo di Crippa, ma il portiere Dropsy ci è sembrato in ritardo e quindi sicuramente colpevole. Buon per noi comunque, perché al sesto minuto di gioco il Napoli a Bordeaux si è portato in vantaggio con Carnevale. C'è l'opportunità per il Napoli di andare alla battuta da fermo. Abbiamo visto un profilo di Dropsy, il portiere del Bordeaux, sicuramente preoccupato in questa occasione. La rincorsa infatti è di Maradona, il piede sinistro parte la traiettoria e il pallone si stampa proprio sull'incrocio dei pali. La disperazione di Diego Armando Maradona, da consumato attore melodrammatico, ecco rivediamo la sua esecuzione perfetta e Napoli vicinissimo al raddoppio. Ancora un'apertura di Roche che colpisce però un compagno di squadra, il Napoli torna in possesso di palla, il lancio di Maradona per Careca, Careca in area, il tiro di Careca, si salva di piede Dropsy sul tiro di Careca, splendida azione del Napoli in contropiede, recupera come al solito Scifo da quella posizione, fa partire un bel destro bloccato da Giuliani. È in pratica la prima vera conclusione del Bordeaux verso la porta del Napoli e arriva praticamente alla mezz'ora del primo tempo. Vinto Careca, ma proprio in questo istante l'arbitro Trischler manda le due squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Al nostro cronometro mancano ancora 30 secondi, comunque 30 secondi in meno di sofferenza per la formazione del Napoli, che va al riposo sul risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno al sesto minuto da Andrea Carnevale. Non ci dovrebbero essere state delle variazioni durante l'intervallo e quindi approfitto per rileggervi i due schieramenti. Il Bordeaux è in campo anche in questo secondo tempo con Dropsy, Juvenel, Vujovic, Senac, Roche, Thomas, De Wilder, Tigana, Stupirà, Scifo e Ferreri. Il Napoli replica con Giuliani, Ferrara, Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Triangolo De Napoli-Maradona, De Napoli lotta come un leone, poi c'è una serie di falli tra Maradona e il giocatore numero 6, dovrebbe essere Thomas. Eccolo il primo piano per Maradona, due giocatori del Napoli a terra, vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara. Estrae il cartellino rosso, eccolo qua, il cartellino rosso per De Napoli e il cartellino rosso per il giocatore del Bordeaux. Non si trattava di Thomas ma di Roche, quindi al 12° minuto del secondo tempo c'è una doppia espulsione, escono Roche per il Bordeaux e De Napoli per uno scambio di falli a centrocampo. Chissà, forse avremo modo di rivedere. Ecco infatti il pallone ricevuto da De Napoli, attaccato da due avversari. De Napoli si difende e c'è un primo fallo del giocatore Roche, mentre Maradona lontano termina a terra, e poi dopo quel fallo ricevuto c'è stata la reazione di De Napoli. L'apertura per Maradona, lo scatto di Maradona, entra in area Maradona, alza, incredibile pezzo di bravura di Diego Armando Maradona, ma l'arbitro vanifica questo numero del campione argentino, che comunque merita di essere rivisto. Guardate che cosa fa Maradona. Non sappiamo giudicare se qui ha commesso fallo su Tigana, ma guardate che cosa ha fatto sull'uscita del portiere Dropsy.
e replica il Bordeaux con un tiro di Pean parato da Giuliani. 47 minuti e 15 secondi in questo momento. Tigana, ed eccolo il fischio finale del signor Trischler. Le due squadre vanno definitivamente negli spogliatoi. Noi vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi auguriamo una felice serata. Partita che è cominciata da 45 secondi, ovviamente 0-0 fra Napoli e Bordeaux. Ricordiamo ancora il risultato dell'andata: vittoria del Napoli in terra francese grazie al gol segnato al quinto minuto da Carnevale. È stato fermato Fusi da questo passaggio indietro di Touvenel in direzione di Dropsy. Penna in avanti per Touvenel, cerca di liberarsi della marcatura di Crippa, ancora Touvenel, e l'uscita dalle retrovie di Ferrara. L'affondo dello stesso Ferrara, ma intanto l'arbitro aveva già fermato il gioco, non ha concesso in questa occasione la norma del vantaggio, e vediamo che il direttore di gara ha preso una drastica decisione all'indirizzo di un giocatore francese, il numero 2 Touvenel, per un fallo, un intervento dello stesso giocatore nei confronti del numero 7 Crippa. E quindi il Bordeaux è costretto a giocare questa partita in 10 uomini contro 11 a partire addirittura dal terzo minuto del primo tempo. Una espulsione lampo. L'apertura per Ferrara. Maradona. Da Maradona in avanti per il colpo di testa che è stato tentato nella circostanza da Crippa, e la parata di Dropsy. Carnevale. Fusi. Intanto si smarca ma non riceve Giacchetta, riceve ora lo stesso Giacchetta. Il traversone per il controllo di Carnevale, si fa spazio, il tiro e la palla che è terminata a lato. È una partita che, pur non essendo spettacolare, mantiene comunque il suo fascino sul piano emotivo, proprio perché comunque sarà incerta nel verdetto finale sino alla conclusione. Maradona. Giacchetta, Maradona, lo stop, il controllo ancora da parte di Maradona, la girata, ha fatto tutto benissimo e non poteva fare di meglio al momento della conclusione, è ampiamente sbilanciato nel controllo della palla. Del calcio di punizione si è incaricato Corradini per Fusi. Il traversone per Carnevale, di testa Maradona, e la palla è terminata di un soffio a lato. Peccato, un'altra grossa opportunità per il Napoli, e sono così almeno 5 fra primo tempo e ripresa le occasioni da gol per il Napoli contro una, al massimo 2 del Bordeaux. Fusi, Maradona, e in questo momento la partita è finita. 0-0 dunque fra Napoli e Bordeaux, e alla luce del risultato della gara di andata, la vittoria del Napoli in terra francese per 1-0, il Napoli si qualifica. Stadio gremito, le squadre sono già in campo, ecco le formazioni, mentre l'arbitro inglese Courtney sta per dare inizio. Nel primo tempo la Juventus in maglia bianconera gioca alla sinistra dei vostri schermi con Tacconi, Favero, De Agostini, Galia, Bruno e Tricella, Marocchi, Parros, Altobelli, Zavarov e Mauro. A disposizione Bodini, Brio, Magrin, Buso e Laudrup. Il Napoli presenta la sua inconsueta, ma ormai non più tanto inconsueta, maglia rossa. Nel primo tempo gioca alla destra dei vostri schermi. Intanto il primo tempo è cominciato con il calcio d'inizio battuto dalla Juventus. Il Napoli gioca con Giuliani, Ferrara, Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, Lemao, Careca, Maradona e Carnevale. Vediamo Maradona sulla palla, dietro c'è anche Renica per battere questo calcio di punizione. Toccata la palla per Renica, il suo sinistro viene però intuito da Tacconi, e sulla battuta di Renica Tacconi devia in calcio d'angolo. Marocchi si libera la palla per Mauro che fa proseguire ancora Zavarov, cerca lo spunto Zavarov, c'è un calcio di punizione
per l'intervento scorretto sul giocatore sovietico. È stato Fusi a commettere il fallo su Zavarov, che cercava di aprirsi un varco allargando la palla sul versante sinistro. Ecco, rivediamo questa azione, immagini che tornano dal vivo per il calcio di punizione in favore della Juventus. Per De Agostini il cross, colpo di testa, e poi il gran tiro, il gol da parte di Bruno. Juventus in vantaggio con un gran tiro da fuori area di Pasquale Bruno. Juventus 1, Napoli 0, 13° minuto e 20 secondi. Gran tiro da fuori area di Bruno che porta in vantaggio la Juventus. Ecco la ripetizione sugli sviluppi della punizione, vedete il cross in area. Pallone servito per Bruno, gran tiro da fuori area che inganna e batte Giuliani. È Marocchi che serve indietro per Bruno, prontissimo a volo il tiro del difensore. Ecco inquadrato Dino Zoff, ieri 47 anni. Zavarov, Mauro, mentre si spegne qualche luce. Va via molto bene Barros lungo l'out destro, al centro pronto il cross, autogol e la Juventus ha raddoppiato. Autogol sul tiro cross di Barros e Juventus che raddoppia proprio al 45° minuto del secondo tempo per questa deviazione di Corradini che arrivava, rivediamo l'azione perché è stata molto rapida. Va via molto bene Barros fra Alemao e Francini, è pronto a andare via veloce, mette al centro Corradini, anche lui arrivava e ha ingannato Giuliani. In realtà la palla gli è andata addosso, lui non ha potuto scansarsi. Ecco che arriva, tocca molto male con il sinistro ed è il 2-0, finisce il primo tempo. Primo tempo con il punteggio di Juventus 2, Napoli 0, il gol di Bruno al 13°, l'autogol di Corradini al 45°. Nel secondo tempo la Juventus in maglia bianconera gioca alla destra dei vostri schermi, il Napoli in maglia rossa gioca alla sinistra e batterà il